pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Sono sempre io, Gabriella, in arte per i Gabijou. Oggi mi mostro giusto per 2 secondi perché ci tenevo a mostrarvi indossati questi orecchini realizzati al bead embroidery. Sono di facile esecuzione, sicuramente non sono una cosa semplicissima, però se già avete un po' di pratica col bead embroidery, penso che dagli scatti fotografici possiate riuscire a realizzarli. Sono stati fatti con cabochon 13x18 e quello sotto è da 8 mm. Ho utilizzato sia perline Delica che Miyuki nelle 3 misurazioni ed ho utilizzato anche delle Delica. Mi raccomando, per qualsiasi info chiedete pure nei commenti e niente, vi lascio al tutorial fotografico. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e lasciatemi un bel like. Ditemi che ne pensate. Un bacio e come sempre, buona creatività. Ciao! Questo è il piccolo disegno di partenza a cui ovviamente mi sono poi affidata per fare il mio progetto. Cominciamo quindi a prendere i nostri materiali: perline 80, 11,0, 15,0, Delica, i nostri cabochon e un mezzo cristallo da 3 mm. Il risultato finale sarà questo, quindi adesso mettiamoci al lavoro. Ovviamente ci servirà una base per andare a cucire. Io utilizzo la Beading Foundation e vado a segnare delle linee ortogonali per centrare il nostro cabochon più grande. Una volta che ho disegnato e lasciato l'impronta del cabochon più grande, vado con la colla e vado semplicemente a mettere un po' di colla sotto al mio cabochon e l'appoggio esercitando un po' di pressione al di sopra della mia beading foundation e ovviamente aspetto che faccia presa. Ovviamente vado a prendere anche ago e filo per cominciare il nostro lavoro al bead embroidery, che sarebbe ricamo con le perline. Comincio prendendo le 8,0 e andando a circondare il nostro primo cabochon, inserendo 2 8,0 per volta. Vi faccio vedere mano a mano ovviamente tutto quanto il lavoro, semplice punto base. In questa immagine potete vedere che ovviamente ho terminato di circondare tutto quanto il nostro cabochon. Vado poi ad incollare il cabochon più piccolo nella parte sottostante allo stesso modo. Aspetto che la colla faccia un pochino di presa e proseguo poi col prendere ovviamente le perline 8,0 nuovamente e vado a cucire anche tutto intorno al mio cabochon più piccino, sempre ovviamente poche perline per volta. Io in genere ne lavoro 2 o 3 per volta, quindi inserisco 3 perline, vado all'interno della base, torno indietro, entro in una e ne inserisco nuovamente 3. Procedo così quasi sempre. Poi, come vedete, coloro con un pastello un po' con la mia beading foundation per evitare che si vedano poi, dopo aver cucito, degli spazi bianchi. Quindi semplicemente io utilizzo un pastello di quello che utilizzo di solito per colorare, che hanno comunque una punta abbastanza morbida. Dopodiché prendo una 8,0 e la cucio nell'angolo destro, come vedete dall'immagine, con al di sopra una 15,0, quindi faccio un punto stop. Dopodiché prendo poi delle rocaille 15,0 e vado a cucirle intorno alla nostra 8,0 e circondo, come vedete, tutto quanto lo spazio lì nell'angolo. Ne ho inserite 6, 15, 0. Poi ovviamente dipenderà dai cabochon che utilizzate. Dopodiché prendo delle altre rocaille e vado a fare anche un secondo giro all'esterno di esse. Faccio la stessa cosa all'altro lato, al lato opposto. Il primo giro viene fatto con le 15, il secondo con le 11. Che mi porto semplicemente col l'ago ad uscire dall'angolo
esterno, vedete qui sulla sinistra, e comincio ad inserire le mie Delica 11.0 di colore verde a contrasto e vado ad inserirle sempre con il nostro punto, il più semplice, semplicemente una cucitura di 2 perline per volta o 3 perline per volta, facendo sempre un passaggio in quella precedente, e quindi cucio tutto il contorno. Poi vado ad inserire al centro, in basso, il mio mezzo cristallo da 3 mm e lo fisso con un paio ovviamente di passaggi per fissarlo per bene, ed anche poi in questo caso lo circondo con delle perline 15.0 sempre di colore bronzo, e cerco ovviamente di stare abbastanza centrata. Proseguo poi ovviamente portandomi ad uscire dal lato destro, anche il sinistro sarebbe indifferente, dal lato sinistro, e vado ad inserire tutte le rocaille 11.0 fino a portarmi poi al centro in basso. Faccio la stessa cosa anche dal lato sinistro. Io ne ho inserite 6 di 11.0, ma potrebbero forse anche volercene 7. Ovviamente adattate sempre al tipo di lavoro che state facendo e alla vostra mano. Dovete riempire il più possibile gli spazi senza lasciare ovviamente dei vuoti. Poi andate a fare anche la parte superiore con le rocaille di colore blu. Diciamo che il nostro orecchino è finito, quindi vado a tagliare la beading foundation esterna. Dimenticavo, come vedrete ho fatto un secondo giro dove è posizionato il mezzo cristallo da 3 mm di rocaille 15 e una rocaille blu al centro. Dopodiché vi mostro il retro con la beading foundation tagliata e vedete tutto il contorno e potete notare tutte le cuciture del nostro lavoro. Dopodiché cosa faccio? Prendo un cartoncino per irrigidire i nostri elementi e lo taglio a forma di goccia e lo vado ad incollare con della colla per rendere l'orecchino ovviamente più sostenuto e più rigido, perché per quanto la beading foundation sia rigida, però comunque è sempre meglio andare a mettere un cartoncino. Io prima non lo facevo, ma ovviamente col tempo mi sono resa conto che invece risulta molto utile per il sostegno. Aspetto poi che la colla faccia presa e vado a prendere ovviamente dei pezzi di Ultra Suede o similpelle. Io ovviamente in questo caso ho preso della similpelle e taglio un pezzetto un po' più grande del nostro modulino. Ovviamente colla, aspetto che faccia presa e dopodiché con una forbicina ben affilata vado a ritagliare tutto il profilo del mio orecchino. Prendo poi un pastello più scuro e vado a colorare la beading foundation che sporge, vedete, un pochino di lato, si vede di traverso, vado a colorarla di marrone. Adesso in un'immagine più ravvicinata noterete che comunque fa una certa differenza, quindi io lo faccio sempre. Come vedete si vede perfettamente, gli estremi sono chiari, il centro è colorato con il pastello. Questo servirà a far sì che se anche doveste fare il giro finale, guardate in questa immagine come evidente, se anche doveste fare il giro finale, le rocaille, non coprire perfettamente tutta quanta l'esterno con il giro di perline finale, comunque non si vedrebbe il bianco del tessuto, quindi per le meno esperte è una cosa veramente eccezionale. Quindi sono piccoli dettagli che secondo me fanno la differenza nel risultato finale, che non si vedono buchi bianchi della base se non siete precisissimi nel coprire tutto il nostro orecchino. Dopodiché vado a fare il giro finale di chiusura. Vi mostro in questa foto quello tagliato e quello non tagliato. Prendo poi le mie rocaille di colore di dimensione 11.0 e vado a fare una infilatura, una finitura che non è al brick stitch, ma è una finitura che ho imparato vedendo i video di Eliana Maniero. Io l'ho imparata lì, sicuramente molte altre creative la utilizzano, io quindi faccio riferimento a quel video, non ve la mostro qui nel dettaglio. Una volta che avete fatto la vostra finitura finale, ripassate dappertutto e fate un cappietto in alto, centrando ovviamente il vostro cappetto per la monachella. Ripassate,
Poi ovviamente potreste fare, se non sapete fare questa finitura, potreste fare tranquillamente una finitura al brick stitch. Io preferisco questa, mi piace molto. E niente, il nostro orecchino è finito, non ha un nome, lo troverò, ve lo metterò nel titolo del tutorial. E niente, spero di essere stata chiara e spero che possiate insomma replicarlo. Potreste ovviamente fare uno screen e ingrandire l'immagine per osservare bene il numero di Rokile e quant'altro, anche se vi ho dato le indicazioni di massima. E con questo vi saluto ed auguro a tutte buona creatività. Baci!